Ciao amici e amiche del segno dello Scorpione, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotarico ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di giugno. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue, gli iscritti e gli abbonati al canale. Insieme andremo a scoprire innanzitutto il vostro arcano del mese, l'energia a livello principale, l'ambito amore, coppia single, il lavoro e le finanze e i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. E il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e anche i link per acquistarli. E adesso procediamo con questa lettura che ovviamente è generica, quindi consiglio di prendere solo ciò che vi risuona maggiormente. Se volete potete integrarla col vostro ascendente. Voi avevate la carta dell'eremita, quindi facciamo un piccolo passettino indietro e quindi andiamo a scoprire il prossimo arcano. L'eremita porta la fine di un ciclo, è una carta di pazienza, di ricerca, di prudenza, di vigilanza attenta, di concentrazione, forse anche un po' di solitudine, perché abbiamo bisogno di riflettere, di maturare, di recuperare, osservare alcune cose che sono accadute, anche forse il passato stesso, per fare una specie di bilancio e capire anche come volgere il nostro sguardo verso un nuovo ciclo, verso il futuro. Quindi questa era la vostra carta, adesso andiamo a vedere quella del mese di giugno. Vi ricordo che se vi dovesse piacere la trovate come schermata finale, potete fare uno screenshot, tenerla con voi per cogliere la sua energia. E direi che abbiamo già lo step successivo, quindi alcune cose magari si sono chiuse, alcune cose le avete comprese, maturate e con il matto si ha la possibilità di entrare in un nuovo inizio. È una carta di libertà, di spensieratezza, di nuova avventura, di originalità, di imprevedibilità, quindi è vero, ci può portare delle situazioni inaspettate, però che possono essere positive, quindi di non ignorare il nostro intuito, ovviamente di fare una scelta consapevole e di anche non affrettarci. Magari sappiamo benissimo che ci dobbiamo preparare a un nuovo viaggio, un nuovo percorso, un vero e proprio inizio per alcuni, invece per altri si tratta magari di fare un reset del periodo precedente, anche solo in un ambito, e appunto portarsi verso una fase molto più interessante, magari molto più coinvolgente per voi. E adesso andiamo a vedere come questa macro energia, chiamiamola così, si riflette nei vari ambiti. Partiamo da quello strettamente personale, giusto per capire come si muoveranno le energie principali e poter gestire il vostro mese al meglio con il 5. In questo caso di coppe, l'inizio un po' complesso, un po' difficile, perché spesso il 5 indica un po' di tristezza, un po' di malinconia, forse per una perdita, un rimpianto, un dispiacere, una carenza, cioè una mancanza di qualcosa, e invita alla riflessione. Potrebbe essere uno strascico di una fase precedente, come abbiamo visto, noi ci lasciamo alle spalle l'eremita, e forse è per questo che l'inizio sarà importante per porre fine a una sofferenza, a una difficoltà, a una fase, come vi dicevo, che è stata complessa da gestire. Avete l'energia giusta del matto, e probabilmente con il 4 di spade, proprio a metà del mese, può saltar fuori un'occasione. È vero che magari ci può portare ancora un po' di insoddisfazione e di insofferenza, però
l'attesa poi verrà premiata perché ci parla allo stesso tempo di una nuova idea e quindi non dobbiamo lasciarci scoraggiare. Se alcune cose magari ci accorgiamo che non giungono a noi, forse è qui che deve probabilmente scattare l'energia del matto e proprio di abbracciare con maggiore consapevolezza alcuni piaceri quotidiani e poi il 6 di coppe effettivamente può indicare il passato, i ricordi e magari abbiamo bisogno di far pace, di portare armonia, un nuovo equilibrio e non solo, è legata anche ai nostri desideri, alla condivisione, alla gioia. Quindi cercare proprio di capire che questo mese risuona tantissimo il vostro elemento acqua anche nelle energie principali e quindi in questo modo abbiamo tratto queste che sì che sono indicazioni principali, però adesso andiamo a vedere come si riflettono nei vari ambiti. Partiamo proprio dall'amore, coppia single, queste sono le questioni principali, però ricordo che magari chi non è interessato o chi vuole anche scoprire altre situazioni legate all'amicizia e alla famiglia, potete ascoltare, ovviamente dovete adattare un po' i significati, le interpretazioni, le indicazioni che darò a quello che state vivendo. Troviamo il 3 di bastoni, poi troviamo il 3 di coppe, anche qui c'è questa energia di coppe, e poi infine troviamo l'imperatrice. Può indicare come si può vedere c'è una consonanza con le energie principali, però già abbiamo un valore in più, nel senso legato alle dinamiche di coppia o familiari o relazioni più importanti, scusate. C'è valutazione, c'è osservazione, probabilmente state anche proiettando verso il prossimo futuro delle idee, dei progetti e quindi c'è anche possibilità di realizzare un qualcosa nel breve termine. Magari ce ne sono altri che hanno bisogno di un po' più di tempo. Se avete fatto caso, abbiamo proprio una totale ripetizione di tre di bastoni, tre di coppe e l'imperatrice. Quindi ecco che il 3 è la realizzazione e anche vabbè, il numero legato alla perfezione, ma in questo caso sono carte abbastanza positive, vuol dire che qualcosa che avete fatto precedentemente o qualcosa che andrete a pensare a maturare in questo periodo, soprattutto all'inizio del mese, troverà uno sviluppo in progressione, in miglioramento e in crescita. Come vi dicevo, alcune cose si andranno a realizzare immediatamente, a volte sono le cose che progettiamo giorno per giorno, può essere un viaggio, potrebbe essere un qualcosa che vi piace particolarmente, della condivisione, intimità, delle cose che fate magari strettamente per voi o anche per la famiglia stessa. Quindi c'è questa fase molto molto positiva in evoluzione e in crescita. Magari è ovvio che sono energie generali, per le situazioni più difficili, più critiche, può anche esserci un'opportunità magari di migliorare la relazione e il rapporto e cercare proprio di portare avanti questi buoni propositi. Per i single troviamo il 9 di coppe, l'asso di denari e poi la papessa. In queste circostanze si parla prima di tutto col 9 di coppe di stabilità, di felicità e di gioia, magari con voi stessi, anche di soddisfazione, può parlare di nuove conoscenze e anche una conquista. Cosa ci dice il 9 di coppe legato alla realizzazione, all'autostima, agli sforzi ricompensati? Magari siamo riusciti a superare le nostre difficoltà precedenti in questo ambito, magari lasciandoci alle spalle qualcuno, una vecchia relazione, quindi possiamo essere soddisfatti e appunto liberi di metterci in nuove opportunità. E sottolineo nuove opportunità perché con l'asso di denari in realtà può indicare
questa nuova opportunità, legato alla manifestazione, alla gioia, a anche forse l'aumento, nel senso di conoscenza, di socializzazione, anche per voi stessi. Quindi può essere un mese molto positivo se non avete intenzione di mettervi subito in una nuova storia, nuove situazioni. Infatti la papessa può anche parlare di concentrazione su se stessi, su cosa vi piace fare, su confermare il benessere prima di procedere in altre situazioni, ma ciò non toglie che appunto ci possa essere comunque quella nuova conoscenza interessante, e poi insomma vedere come procede nell'andare avanti. E adesso andiamo a vedere insieme la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta dell'appeso. Forse alcune delle energie principali che abbiamo visto, essendo carte di coppe, dominanza coppe, può anche riguardare la vostra interiorità, cose strettamente personali, anche cose legate al passato, ai ricordi. Da quello che si può vedere nelle questioni più pratiche, magari ci può essere un po' di insoddisfazione o mancanza di qualcosa. Magari alcune persone stanno bene nel proprio lavoro, però forse non si trovano bene esattamente con alcuni colleghi, per farvi un esempio, oppure ci si impegna tantissimo, la passione c'è, la dedizione c'è, però a livello di guadagni o di altre cose non c'è corrispondenza, quindi magari sentite di meritare, di aver molto di più, però effettivamente c'è questa mancanza, c'è questa insoddisfazione. In senso generico vi posso dire che ci sono dei cambiamenti in corso, magari con l'appeso c'è da valutare effettivamente quello che avete a disposizione, le vostre stesse finanze, e quindi una fase di blocco. Se state pensando a dei progetti in particolare, tipo dei viaggi o di fare degli investimenti, delle spese ulteriori a quelle che già sapete di fare, l'appeso sta consigliando di aspettare un attimino per tempi migliori o di avere le idee un po' più chiare, e infatti qualcosa può saltar fuori proprio nel corso del mese. Ci sono varie possibilità, varie alternative, forse fin troppe. Infatti il 7 di coppe porta a queste scelte ma tanta indecisione, quindi un'esitazione può essere positiva per cercare di valutare attentamente, per non cogliere un abbaglio o un errore o rimanere nella confusione. Io diciamo consiglierei di aspettare poi il momento giusto, quindi di prendersi il tempo necessario per considerare ogni cosa. Può riguardare anche il proprio ambiente di lavoro, o alcune cose che state portando avanti insieme al lavoro stesso. Magari c'è un'opportunità da cogliere, può essere una proposta e anche un'ulteriore fonte di apprendimento, anche una comunicazione che può essere interessante. Quindi si aprono queste varie alternative, come vi dicevo, che consiglio di valutare, anche direi soprattutto per chi è in cerca di lavoro, perché la giustizia porta a una fase iniziale di nuovo equilibrio, dove con la logica e la chiarezza si ha l'opportunità di fare ordine, ma forse vi sta anche consigliando di avere un certo tipo di metodo, di cercare di bilanciare, di dividere le varie cose che state facendo, di concentrarvi attentamente sulle cose più importanti e magari di tagliare quelle che non hanno funzionato, per darvi la possibilità di muovervi molto più velocemente e rapidamente, anche proprio per ottenere qualcosa di importante. L'otto di bastoni indica un gran fermento sia nelle comunicazioni sia in alcune cose che possono riguardare delle scelte, delle novità, quindi è spesso legato alle comunicazioni, alle decisioni da prendere. Non abbiate fretta, può saltar fuori una
in particolare legata proprio alle coppe, che può essere un nuovo inizio, visto il trasporto emotivo che ci porta appunto l'asso di coppe. Questo inizio può indicare una fonte di ispirazione, un nuovo coinvolgimento, un lavoro anche che vi appassiona e che vi piace particolarmente. Può anche indicare che se voi già avete una passione e state pensando di procedere in quel modo, forse in quella direzione è arrivato il momento giusto per portarla avanti, avere il coraggio di far emergere questa passione e di concretizzarla. E adesso infine andiamo a vedere con l'oracolo astrologico i segni zodiacali da attenzionare. Abbiamo Urano che si riferisce all'Acquario, poi troviamo il Toro. Essendo un oracolo astrologico, ovviamente alcune indicazioni possono parlare di atteggiamenti, di possibili cambiamenti che possono esserci in alcune relazioni. Con la carta Urano indica proprio questa fase di cambiamento e di evoluzione, magari delle persone che possono darvi un nuovo punto di vista, possono ispirarvi, coinvolgervi. Abbiamo visto nel corso della lettura anche alcune indicazioni, alcune situazioni che possono essere ispiranti, anzi io direi proprio sin dall'inizio con la carta del matto. E poi infine troviamo Mercurio che si riferisce ai gemelli e alla Vergine. Quindi questi sono i segni principali. Ovviamente anche alcune cose fanno riferimento alle comunicazioni, di approfondire, di conoscere, magari ci sono anche dei rapporti dove aprirsi nella condivisione e nella maggior conoscenza, sia quelle che già avete, sia magari delle nuove opportunità. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di giugno. Ciao!